Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche per l'estate 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di concretezza, un periodo dove si, diciamo, regolarizza una situazione, una relazione. È anche un archetipo che fa riferimento al divino maschile, al padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e dopodiché trovate anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Comunque ragazzi io inserisco sempre tutto nella descrizione del video, ok? Le promozioni, le novità, i corsi. Bene. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per gli amici dello Scorpione. Partiamo da un 9 di spade, carta di preoccupazione, 6 di denari, temperanza, 2 di coppe, 2 di spade, asso di denari e di nuovo l'imperatore, ragazzi. Diciamo che partire con questo 9 di spade, insomma, ci sono come delle preoccupazioni, dei pensieri, c'è un qualche cosa inerente il futuro che vi preoccupa a causa di esperienze del passato. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 5 di coppe e il carro. O non sapete come muovervi o non sapete cosa scegliere se foste davanti ad una scelta da dover effettuare. Datemi una carta per questo carro. Mondo. Qui è come se qualcuno dovesse spostarsi e non volesse spostarsi. Non sapesse che destinazione scegliere, magari, piuttosto che si è preoccupati perché non ci sono i mezzi per spostarsi. Potrebbero essere mezzi fisici, quindi proprio una macchina, piuttosto che i mezzi inteso come mezzi monetari. Poi però arriva il 6 di denari. Andiamo a vederlo. 8 di bastoni e imperatore. Qui ragazzi c'è aria di accordi, c'è aria di contratti, di ufficializzazioni, nuovi equilibri. Il 6 di pentacoli è una carta di grande generosità, di apertura del cuore. E sento che è un po' come se qualcuno, considerato anche questo 8 di bastoni, ufficializzasse qualcosa. E guardate, poi c'è anche la temperanza, che è una carta di guarigione, di riequilibrio. Sono due carte di equilibrio queste. Andiamo a vederla.
torre. Sei di pentacoli e fante di bastoni. Datemi una carta per questa torre. Appeso. Dunque, credo che qui, ragazzi, si tratti di dare il giusto peso alle cose. Perché qua c'è qualche cosa che vi preoccupa all'inizio, inerente, come vi dicevo, uno spostamento, un movimento, la chiusura di un ciclo, potrebbe essere considerato anche il 5 di coppe. E come il, ok, quello che è stato, prendo nuovi accordi, nuovi equilibri potrebbero essere, nuove conoscenze, si stringono come nuove alleanze, ci sono dei compromessi. Con la carta del Papa si tratta proprio di un'ufficializzazione, un contratto, anche un matrimonio per qualcuno. E qui è come se finalmente aveste la possibilità di lasciarvi indietro tutte queste preoccupazioni, tra cui anche la torre, perché iniziate a vedere le cose da un'altra prospettiva. Con questo fante di bastoni sento che è come se arrivasse una nuova grinta, una nuova voglia di vivere la vita. Andiamo a vedere però questo 2 di coppe. 4 di bastoni. E asso di denari. Credo che qui ci siano le basi per qualche cosa di nuovo. L'asso di denari ce l'avete 2 volte, l'imperatore ce l'avete 2 volte e il 6 di pentacoli anche. Quindi sono carte materiali, mettiamola così. C'è molto che ha a che vedere con o una casa, imperatore, carta numero 4, 4 di bastoni, oppure potrebbe essere inerente proprio un qualche attività commerciale, qualche questione legata al lavoro. Adesso poi andiamo a vedere bene ehm, i singoli settori, però qua, ragazzi, inizia qualche cosa di stabile. Diciamo che avere il 2 di coppe al contrario non è proprio una manna dal cielo, però io credo che sia come una relazione che deve svilupparsi, come se le persone coinvolte in questa relazione dovessero conoscersi. Non c'è ancora tutto quell'affiatamento, però è vero che si sta lavorando nella stessa direzione. Andiamo a vedere il 2 di spade. Sei di coppe. 7 di spade, imperatrice. È come se qualcuno fosse in dubbio o dovesse scegliere tra il vecchio e il nuovo. Io ho come questa sensazione. E considerato il 7 di spade, re di spade, c'è qualche cosa che qualche rigidità potrebbe anche essere. Tenete presente che qui avete la torre al contrario. Ma secondo me è un'attitudine nel modo di pensare. Allora, il nome di spade è una di quelle carte che indica un'energia di una persona che si preoccupa incessantemente di qualche cosa che non si sa se effettivamente potrebbe succedere, quindi è una preoccupazione fittizia, cioè non vera, non reale, non esiste ancora il problema, però il 9 di spade è una di quelle energie che continua a pensare: "E se succede quello, e se succede quell'altro, e come posso fare?" È un po' pessimista. È la carta dopo l'8 di spade, no? Che è la carta dell'autosabotaggio. E qui avete questa torre al contrario e il 7 di spade. Io credo che ci sia un modo di vedere che potrebbe essere rigido o potrebbe riguardare anche il dare delle regole, il darsi delle regole.
su come o su cosa fare o che direzione prendere per iniziare questa nuova strada. Tenete presente che l'asso di denari che adesso andiamo a vedere è un dono dell'universo, è un dono da un punto di vista anche pratico, fisico, cioè potrebbe essere del denaro che arriva, ragazzi. Guardate, c'è anche un re di denari. Sì, secondo me sì, eh. O è qualche nuovo inizio molto potente a livello di residenza, di casa. Avete due re e un imperatore alla fine. Qui si tratta di una presa di potere personale, di darsi delle regole, di cambiare la quotidianità, di cambiare il modo di pensare per riuscire a ottenere quello che volete. Tenete presente, adesso non ce l'ho qua, ci sono due, i sette chakra e due correnti, una che sale e l'altra che scende. Allora, per elevarci spiritualmente dobbiamo fare questa, ma per manifestare deve scendere, diciamo, l'idea, cioè prima le cose si pensano, poi si visualizzano, se ne parla, ci si mette l'amore, si inizia a fare qualche cosa, ci si muove e alla fine con il primo chakra la cosa si concretizza. Però per fare questo bisogna prima salire, quindi prima fare un lavoro di pulizia di tutti i blocchi per poi iniziare a far scendere l'energia. Ed è un po' quello che sento qui con questo sette di spade e con il re di spade. Ci sono come dei ganci mentali, io le potrei anche chiamare credenze limitanti, che avete bisogno di ripulire e che non vi fanno essere sicuri del tipo di strada da intraprendere. Però ho come l'idea che lavorando su quello che è il vostro ego, lavorando sulla vostra guarigione, sulla vostra elevazione spirituale, ma soprattutto con la temperanza sul accontentare un po' il cuore, un po' la mente, cioè non è che uno esclude l'altro, siamo fatti di entrambi, quindi bisogna cercare o sì il modo di integrarli. Che interessante lettura, ragazzi. Se parliamo di amore, devo dire che sarà un periodo parecchio abbondante. Per qualcuno potrebbe proprio anche arrivare una proposta di quelle ufficiali, potrebbe essere sposiamoci, potrebbe essere andiamo a vivere insieme, potrebbe essere compriamo casa, insomma, c'è proprio come un passaggio successivo, come se l'estate fosse là per il vostro nuovo periodo, per una vostra nuova stabilità. Tenete presente che poi questi temi li tratto molto più nello specifico negli oroscopi mensili Ruota del Destino, quindi potete controllare poi perché li faccio proprio i vari esempi su tutti i tipi di relazione, di lavoro, insomma. Comunque, per quello che riguarda le persone, cioè diciamo, scusate, il lavoro, ehm, io ho come l'idea che ci siano delle preoccupazioni per questioni vecchie, magari avete perso dei clienti, magari avete perso delle opportunità, magari siete in un momento dove avete bisogno di cambiare degli strumenti, delle attrezzature e siete un po' preoccupati per come fare. Allora, innanzitutto un passo alla volta, mi parlano di scambio. Quindi non escludete il fatto di poter scambiare magari la vostra attrezzatura rotta per dei pezzi di ricambio, perché magari a qualcuno servono i pezzi di ricambio, in cambio di magari un altro tipo di attrezzatura o insomma non sottovalutate lo scambio di tempo, di conoscenze, di attrezzature che potreste sfruttare in questo periodo per iniziare questo, per piantare questo seme, letteralmente. Però il baratto proprio mi hanno detto può essere importante. Tutto sommato devo dire ragazzi che se parliamo anche di soldi con questi due assi di denari, le cose potrebbero andar bene, nel senso che arrivano soldi in più rispetto a quelli che arrivano normalmente. E per qualcuno potrebbe anche arrivare un aiuto temporale, cioè ti dedico il mio tempo, di che cosa hai bisogno, da parte di un affetto molto caro, secondo me, che potrebbe essere un amico, potrebbe essere un cugino, un fratello. Ehm,
secondo me andate verso un'abbondanza, l'inizio di qualche cosa di nuovo che diventerà molto stabile nel lungo periodo, perché quando c'è l'imperatore considerato come arcano maggiore e c'è anche il papa, sono cose per il lungo periodo. Quindi è come se ci fosse un prima mi viene da dire un rilascio delle preoccupazioni, del vecchio modo di pensare per poi tuffarsi nel futuro. È una bellissima lettura, ragazzi. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire. Repressione. Quindi secondo me questo 9 di spade è collegato a questa repressione. Poi abbiamo, wow, il ribelle. Ragazzi, è un altro imperatore. E il completamento, un'altra volta al mondo. Sì, qui c'è come da solidificare, concretizzare, ehm, stabilizzare, radicare qualche tipo di cambio di residenza. Sento molto che ha a che vedere con le radici anche intese come il paese in cui o la città o la famiglia in cui io sono cresciuto. C'è come da mettere delle radici e siccome abbiamo il mondo, per qualcuno è importante cambiare il luogo di residenza perché probabilmente potrebbero esserci dei temi nel luogo dove si vive o dove si è vissuto fino ad adesso, magari da piccoli, che reprime, come se ci fossero dei pensieri. Tenete presente che chi vive nei paesi è molto condizionato da che cosa diranno gli altri, perché il paese è piccolo, la gente mormora, si dice. Invece in città quasi quasi non ci si conosce neanche tra i vicini di pianerottolo. Fatemi sapere come vi risuona. Ok, andiamo a vedere una possibile difficoltà che potreste vivere nel periodo estivo. Perché mi è difficile assumere un rischio? Che interessante. Potrebbe esserci una credenza del tipo perché ho paura di perdere, perché ho paura di fallire. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore. Sì, possono legare. Andiamo a vedere un pensiero su cui meditare. Verifico se il mio desiderio è motivato da una paura o da una necessità. Ho paura di qualche risvolto o realmente ho bisogno di quella cosa lì per guarire, per ritornare in equilibrio, per sentirmi di nuovo integro? Perché quando si tende, ragazzi, a nascondere una parte che gli altri reputano brutta o noi abbiamo imparato durante l'infanzia per X motivi che è brutto esternare quella parte, nel momento in cui questa parte viene nascosta, si trasforma in zona d'ombra. E l'unico modo per riuscire a elaborarlo è proprio dargli la giusta voce. Andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete di più a che fare in questo periodo estivo. Abbiamo l'Aquario, amici dello Scorpione. E ora ponete una domanda la cui risposta possa essere sì o no e andiamo a vedere il pendolo che cosa vi risponde. Scusate che faccio fatica a non muovermi. Ragazzi, direi che la risposta è un sì. Sto cercando di muovere la mano il meno possibile, ma respiro e quindi leggermente si muove. Comunque, potete provare anche voi. Ho fatto un video io con il pendolo. Lo trovate nelle playlist. Bene, ragazzi, se la lettura vi è stata utile, se vi ha dato degli spunti di riflessione,
Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, anche se la stessa cosa la potete seguire anche sulla sezione degli abbonati. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti nella sezione mente e poi c'è anche una parte dedicata al corpo, una parte dedicata al lato emotivo e alle spiritualità. Ci sono meditazioni per sciogliere i blocchi energetici, insomma è un po' tutto quello che ho imparato io in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione per voi. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vedremo nei prossimi video. Ciao ciao!